Bentornati sul canale, dalla Fara e da Fuz. Oggi parliamo dell'eredità linguistica dei Longobardi nel nome dei nostri territori. Come sempre, bentornati sul canale. Vi ricordo di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina per essere sempre aggiornati sui nostri contenuti. Se voleste supportare il nostro operato in maniera più ampia, in descrizione trovate come diventare Patreon e abbonati. Un ringraziamento al nostro ultimo abbonato della settimana scorsa, con cui, se ho intuito bene il nome, probabilmente avremo una collaborazione presto per un canale in lingua tedesca. Il tema che tratteremo oggi è un tema scivoloso, cioè quello della toponomastica, ovvero il nome dei luoghi. Seguire l'origine linguistica dei nomi dei luoghi ci dà ovviamente un'immagine dell'area di influenza di un determinato popolo parlante, una determinata lingua. Questo vale chiaramente per i Longobardi, vale per i nomi di origine latina, vale per quelli di origine prelatina. La questione è che la toponomastica è una scienza, o quantomeno forse meglio definirla una disciplina, che richiede un'altissima considerazione del contesto e un'elasticità nell'accettare l'errore e nel cambiare il punto di vista. Perché chiaramente se nuove informazioni linguistiche arrivano in possesso dei studiosi di toponomastica, ecco quindi che anche l'attribuzione di alcuni nomi viene poi rivista. Quindi possiamo dire che l'argomento che tratteremo oggi è un argomento indicativo, ci dà cioè dei punti di riferimento, dei contesti che vanno sempre messi in relazione alle fonti scritte, alle fonti archeologiche e all'evoluzione della disciplina, oltre ovviamente all'analisi del territorio, nel senso che voler attribuire il nome di un luogo senza tener conto dell'orografia del territorio, ad esempio la presenza di un monte, la presenza di una collina, la presenza di un fiume, la presenza di un lago, ma solo per una affinità linguistica, potrebbe trarci in inganno. Così come va tenuto conto anche della stratificazione storica e linguistica. Alcuni termini, alcune parole possono avere lo stesso suono o possono essere arrivate al nostro italiano moderno espresse nello stesso modo, ma avere origini completamente diverse e significati diversi. Un toponimo preromano, ad esempio, che quindi varia molto a seconda della lunga penisola italiana, con uno germanico potrebbe venire adattato all'italiano moderno allo stesso modo, ma avere due origini completamente differenti, e quindi per poter riconoscere che quel toponimo sia germanico o preromano è necessario anche fare riferimento alla storia locale, e di nuovo all'orografia, di nuovo alle fonti letterarie, di nuovo all'archeologia. Siamo quindi in un campo che ci dà un'immagine evocativa dei territori, ci porta alla mente quelli che potevano essere i confini linguistico-culturali, ma che, come è tipico dei contesti storico-culturali, potevano essere in effetti molto elastici e molto fumosi. Se siete interessati in particolare alle zone di confine, vi consiglio gli ultimi interventi di un canale, un profilo Instagram, Romagna Svelata, in cui la proprietaria del canale dedica alcuni interventi proprio a questo, a mostrare come la toponomastica specifica di microluoghi delle zone di confine fra bizantini e longobardi venga rivelata attraverso l'analisi dei nomi, proprio nel territorio appunto della Romagna. Provo a lasciarvi il link in descrizione. Mi spiace perché non ricordo in questo momento il nome dell'autrice di questo canale, ma provate a darci un occhio, e l'ho trovato molto intrattenitivo e molto informativo, che è un po' quello che i social possono fare. Una nota a margine. Un ringraziamento a Fuferito per i soliti super grazie, ci supporta in questo modo da molto tempo e vi ricordo che potete farlo anche voi, e poi una nota a margine per un
interessato follower che mi ha cercato fino a trovare il mio profilo personale per farmi sapere come le capacità divulgative e contenutistiche proprie del canale della Fara vengano parzialmente falsate dalla mia tendenza a toccare troppo spesso gli occhiali e i capelli. Quindi due cose: uno, grazie per l'avviso. 2, fatemi sapere se vi sembra che mi tocchi troppo i capelli e gli occhiali e questo infici la mia capacità comunicativa. E una nota a margine: oggi capiterà ancora più spesso perché ho un occhio irritato a causa delle lenti a contatto. Bene, veniamo a noi. Negli ultimi anni sono comparse diverse mappe online sulla toponomastica longobarda. Credo che quella più aggiornata, navigabile e informativa sia quella di Marco Cappelli. Chi segue il nostro canale conosce Marco perché è il referente del podcast Storia d'Italia, dove sono stato ospite in alcune occasioni, e proprio su una delle sue pagine web è presente una mappa della toponomastica, di origine longobarda. Quindi se volete buttare un occhio e vedere se le vostre zone hanno dei riferimenti, è un ottimo strumento, anche perché è uno strumento in continuo aggiornamento, proprio grazie alle segnalazioni di chi segue il podcast. Proviamo a generalizzare la questione. La toponomastica longobarda è stata studiata attraverso i decenni dall'età contemporanea ad oggi e solitamente gli studiosi sembrano suddividere questo gruppo di toponimi in sottosezioni. Possiamo fare riferimento alla gestione del territorio, all'aspetto del territorio, alla presenza di nuclei abitativi, a grandi linee. Allora, alcuni dei toponimi più noti, inflazionati e facili da riconoscere sono ad esempio quelli di Fara e Sala. Allora, della Fara abbiamo già parlato, è cioè il nucleo di consanguinei inermi, che però a livello linguistico all'interno della parola stessa porta avanti il tema del viaggio, quindi possiamo immaginarlo come il nucleo familiare nel momento della migrazione e anche quindi il nucleo familiare dell'insediamento in un nuovo territorio. Abbiamo quindi siti come Farra di Sonzo, Farra di Soligo, alcune fare con poi suffissi latini in centro Italia invece, a dimostrazione, ad esempio, di una precoce fusione linguistica. E poi abbiamo dei toponimi in cui il termine Fara è meno facile da riconoscere. Utilizziamo sempre, come facciamo per questioni di vicinanza e prossimità, il territorio friulano. Ecco che a Maiano, paesino del Collinare, troviamo Farla, derivazione diretta da Fara. Ecco che in questo contesto possiamo immaginare quindi la presenza di un nucleo abitativo fondativo, una nuova famiglia allargata che crea un nuovo sito. Aggiustiamo gli occhiali perché sono scivolati giù. Un altro termine è quello di sala, a indicare quindi una struttura padronale, la sala del signore. Ma in questo caso, ad esempio, dobbiamo stare molto attenti ad andare ad analizzare la presenza di infiltrazioni franche, quindi successive al periodo carolingio o magari sul confine occidentale dove lo scambio era più frequente, perché in questo contesto la parola sala, che ha una comune radice germanica, arriva dal franco e non dal longobardo e va a indicare una grande stanza. Però anche sala, saletto, eccetera, hanno una derivazione dal germanico altomedievale e spesso dal mondo longobardo. Un fenomeno affascinante è quello che riguarda la parola arimanno. L'arimanno, nelle leggi longobardi, è l'uomo libero in armi, quindi il longobardo per definizione. Che gesto molto italiano, sembra uscito da un meme. Ok. L'arimanno, e la parola arimanno, sembra che venga smontata nell'attribuirla ai toponimi. E addirittura si arriva all'assurdo per cui alcune località che sono note come romani o in Friuli ad esempio romans vengono ricondotte alla parola arimanno perché in epoca successiva la mentalità comune avrebbe tradotto quella sonalità con ari in romani perché forse è più familiare, chi lo sa. Ora, io individualmente, personalmente, è un'opinione, ho un po' di dubbi su questo passaggio da arimanni a romani. Mi sembra veramente anche semanticamente un salto molto grosso, ma vedremo che non sarebbe il primo quando incontreremo le località, ad esempio, dei Galli. Ma
ne parleremo in un secondo momento. Comunque, io personalmente ho dei dubbi. Resta il fatto che in alcuni siti il suffisso in ars, in friulano, ari, potrebbe avere questa definizione. Qui vicino, sempre per una questione di prossimità e sistemazione degli occhiali, per anche la frequenza dell'insediamento longobardo in Friuli, che sappiamo essere, non dico un unicum, ma sicuramente un caso di studio, ecco che abbiamo Montenars. Montenars è un piccolo abitato montano sulle prealpi, sui primissimi rilievi, e che a lungo ha avuto l'attribuzione relativo agli abitanti della montagna, al posto in montagna, Montenarius, eccetera. Secondo le ultime analisi toponomastiche, invece, sarebbe stata un'arimannia, cioè un sito con la presenza di arimanni, quindi legato a un contesto militare, in quanto uomini liberi in armi, termine scelto a sfavore di Fara, e quindi con uno sbilanciamento verso la questione militare, ecco che quindi sarebbe stata un'arimannia di montagna, di nuovo a mostrare una commistione fra le lingue. Nel contesto di Montenars la cosa è verosimile perché dista pochi chilometri da Artegna, uno dei castra citati da Paolo Diacono, che doveva avere tutta una serie di castella e fortilizi ad aiutare la difesa di quella valle che si affacciava sulla cosiddetta Iulia Augusta, cioè la strada che da Aquileia portava al Norico. Ecco quindi che Montenars, con il suo castello di Ravistagno, bellissimo nome, la Rocca dei Corvi, ma più tardo, basso medievale. La storia del Friuli è un po' diversa dal resto della storia d'Italia e quindi molti dei nostri castelli basso medievali hanno nomi germanico-tedeschi perché il patriarcato funzionava in quel modo lì, il patriarcato di Aquileia. Ecco comunque che quella zona doveva avere diverse posizioni di controllo e di comunicazione militare. All'interno sempre dei toponimi friulani, che sono leggermente diversi da quelli del resto d'Italia, lo stesso tipo di attribuzione viene ad esempio collocato con Gonars, Beivars e Rutars, che avrebbero quindi la stessa derivazione da Arimanni. Questi sono i 3 nomi più famosi che passano alla toponomastica, legati alla gestione del territorio dal punto di vista militare e insediativo. Fara, Sala, Arimanni. Abbiamo poi quelli legati alla gestione del territorio dal punto di vista paesaggistico. Uno dei più famosi è Gagium, che poteva essere un bosco con riserva di caccia, spesso viene tradotto con bosco bandito ed ha risultati molto diversi nelle varie parti d'Italia. Ad esempio nella zona toscana abbiamo i vari Gaggio, Gaggiolo, eccetera, e in Veneto abbiamo Gazzo, sempre nella peculiarità della lingua friulana che si distanzia dall'italiano e dai suoi dialetti, abbiamo invece il mantenimento del suono in G, il friulano ha questo G e che non sono diffusi in italiano, che trasforma il toponimo in ghiai. Ve ne ho parlato prima facendo riferimento alle interpretazioni poi successive, moderne, alle italianizzazioni di termini antichi, perché buona parte dei siti noti come ghiai in friulano poi sono stati tradotti con gallo. Perché? Perché nel friulano moderno il gallo si dice ghial, il plurale sarebbe i ghiai. E quindi chiaramente c'è stata una traduzione a posteriori, motivo per cui ad esempio a Cividale abbiamo la necropoli di Gallo, con tanto di osteria col galletto accanto, ma in realtà doveva essere appunto un bosco bandito, un gagium, un ghiai. Nel paese d'origine della mia famiglia, in Carnia, troviamo il bosco di Ghiai, che è ancora un bosco, quindi ha mantenuto la sua funzione anche se probabilmente non più riserva di caccia. Ecco quindi che vediamo come le cose si possono evolvere anche in base all'avanzamento delle lingue locali, dei dialetti, delle altre influenze linguistiche che caratterizzano un determinato territorio e quindi dalla stessa radice possono provenire risultati completamente diversi che poi soprattutto nell'Ottocento sono stati interpretati in maniera spesso molto fantasiosa, ma l'unica disponibile con uno studio della toponomastica che all'epoca era agli inizi.
Restano poi tutti i nomi legati a Valda, al grande bosco, no? I vari Gualdo che derivano da, appunto, probabilmente Valda. È una cosa che l'italiano tende a fare, traduce i suoni in V doppia, con un Gu. Lo fa ad esempio anche negli antroponimi. Pensiamo a un Walter, il cui equivalente italiano è Gualtiero. C'è proprio una tendenza a tradurre i suoni in questo modo. E quindi Valda che diventa Gualdo. Abbiamo poi i Varda, cioè il punto di osservazione, il punto di guardia, se vogliamo, da cui alcuni fanno riferire ad esempio il lago di Garda, che in antico aveva un'altra definizione. Ci sono poi parole che vanno analizzate nell'ottica della continuità linguistica, cioè parole longobarde che hanno dato origine a toponimi, ma che poi sono entrate nell'italiano, nelle lingue locali e nei dialetti e sono state utilizzate molto dopo l'epoca longobarda, che ci rendono quindi più complicato comprendere se siano longobarde o successive. Un esempio che faccio spesso è quello di Braida. Braida è diffuso in tutto il territorio della conquista longobarda. All'inizio si pensava solo al nord, in realtà adesso ci sono dei casi riscontrati anche al sud, con delle evoluzioni peculiari. Pensiamo ad esempio a Bra in Lombardia, è una derivazione di Braida. Doveva essere un pascolo, un prato, un campo, quindi a differenza del bosco bandito, un prato, un campo aperto. Il problema è che ad esempio in friulano Braida è entrato nel linguaggio comune, nella lingua retero-romanza del friulano, e quindi noi in zona siamo pieni di braide, addirittura la braide di, nel senso che anche in epoca vicinissima a noi il campo, il prato di una determinata famiglia era che lei è la braide dai, e il cognome a seguire. Di conseguenza, il sito dove noi abbiamo il nostro piccolo villaggio sperimentale, che spero abbiate visto, stiamo progettando una nuova capanna diversa da confrontare con le capanne seminterrate longobarde, ecco, si chiama Braida Matta, il secondo suffisso non ha derivazione longobarda, possiamo supporre che quindi sia una definizione successiva. I cultori della storia locale attribuiscono questo matta al fatto che il terreno è particolarmente argilloso e quindi difficile da coltivare e che dia frutti. Però, vedete? Una braida matta, un utilizzo tardo. Quindi bisogna andare a ricercare anche in questo caso le attestazioni, capire da quanto tempo un luogo viene denominato braida, bra, brai, eccetera, e provare a capire se ci sia stata una successiva evoluzione del termine assimilato nelle lingue locali o se sia un toponimo originale del periodo di denominazione longobarda. Un esempio interessante di questo tipo di evoluzione è quello della rosta. Rauste, in longobardo, doveva andare a indicare un elaborato sistema di contenimento degli argini di un piccolo corso d'acqua. Si creava, cioè, con la stessa tecnica con cui si facevano le pareti delle case, degli intrecci di materiale vegetale elastico. Possiamo pensare al vimini o al nocciolo, ad esempio. I pali verticali venivano piantati all'interno dell'acqua in concomitanza con l'argine e le pareti intrecciate contribuivano a rallentare o limitare l'erosione. Ecco che rosta diventa roste in friulano, e in friulano le roste sono dei piccoli canali che portano l'acqua magari da una roggia a un mulino. Facciamo riferimento per questo contributo, sempre sul nostro canale trovate un vecchissimo video del professor Franco Finco dell'Università di Klagenfurt che parla proprio di toponomastica longobarda, ma lo fa in friulano, quindi chi se la sente lo può cercare sul canale. Ecco che invece, sempre il professor Finco ci fa presente che la rosta in alcune parti della Toscana va a indicare un ventaglio realizzato però sempre attraverso i vimini intrecciati. Cosa succede quindi in questo caso? La parola originale longobarda, cioè l'intreccio di materiali vegetali elastici utilizzati per contenere l'erosione di un canale d'acqua, si evolve a livello semantico in due maniere completamente differenti. In friulano passa a indicare dalla parte, cioè il contenimento dell'argine, il tutto, cioè il piccolo corso d'acqua.
mentre nel contesto di alcune zone toscane la tecnica produttiva, cioè l'intreccio dei vimini e del vegetale elastico, diventa la parte riconoscibile e viene passata a uno strumento che nulla ha a che fare con la parola originale, ma che viene realizzato con una tecnica simile. Capite quindi come sia veramente affascinante tuffarsi nel mondo della toponomastica, ma che vada fatto con grandissima prudenza. Esistono poi toponimi meno frequenti, legati ad esempio al mondo delle acque, al piccolo fiume, al torrentello, quelli legati agli antroponimi, il posto di qualcuno, e quindi con un nome longobardo, che però, ribadisco, i nomi longobardi restano in uso molto dopo la caduta del regno longobardo e l'utilizzo della lingua longobarda, quindi anche qui diventa un po' tricky capire come sia stato applicato questo meccanismo linguistico, e poi quelli legati ad altre popolazioni che avrebbero migrato insieme ai Longobardi, Sassoni, Alamanni, eccetera. Mi pare evidente che la varietà sia grandissima. Se a queste poi aggiungiamo le assimilazioni e acquisizioni parziali, diventa tutto molto più complicato. Un intervento interessante in un convegno organizzato dall'Università Federico II di Napoli nel 2021, ad esempio lo trovate comunque su YouTube, adesso non ricordo il nome del contributo e dell'autrice, ma in questo contesto, ad esempio, l'autrice faceva riferimento a un sito del Piacentino noto come Ca del Gatto, che quindi idealmente sarebbe un nome derivato dall'animale, no? Dal gatto. Nella sua lettura invece sarebbe una parziale acquisizione di un toponimo di origine longobarda legato a Watta, che poi viene di nuovo quel V tradotto con Gu e diventa in qualche modo, nella perdita di comprensione del significato, gatto, del gatto, perché sembra più logico. Ecco quindi che queste appropriazioni parziali, queste assimilazioni, queste riletture molto successive rendono veramente ramificata l'analisi toponomastica delle cose. Mi rendo conto che possa sembrare molto alieno, ma facciamo un esempio con dei toponimi latini, ma che in epoca longobarda e immediatamente successiva subiscono un'evoluzione e uno scarto geografico, e utilizziamo di nuovo qualcosa di molto vicino a noi della Fara, Cividale e il Friuli. Ci spostiamo quindi dal contesto strettamente longobardo per passare a quello della lingua latina. Il nome latino di Cividale era Forum Iuli. Quando i Longobardi installano il loro primo ducato a Cividale, Forum Iuli progressivamente diventa il nome di tutta la regione. Forum Iuli, Friuli o Friul. Allo stesso modo, la città, che non può più chiamarsi come tutto il territorio, diventa però la città più importante della zona orientale del Regnum Langobardorum. E come si chiamava la zona orientale del Regnum Langobardorum? Austria. E come possiamo chiamare la città più importante, la città per eccellenza dell'Austria? Civitas Austriae. Civitas, civitate, cividale in italiano, cividate in friulano. Quindi vedete che anche nel mondo della toponomastica di origine latina, se non teniamo conto dei vari passaggi evolutivi, che spesso nulla hanno a che fare con la comprensione del nome originale, del significato originale, non possiamo capire nemmeno l'evoluzione toponomastica generale. Ultima nota prima di chiudere. In anni recenti sono stati fatti degli studi sulla toponomastica longobarda, in particolare in Piemonte, e la cosa interessante è che i dati registrati sembrerebbero indicare delle fondazioni parallele, nel senso il rapporto non è sempre 1:1, ma molto spesso, se c'è un toponimo derivato da Fara, nelle vicinanze c'è anche un toponimo derivato da Sala. E il toponimo derivato da Sala si va a collocare in quel territorio più urbanizzato, centro di potere, che più difficilmente cede il passo all'incolto, mentre Fara sembra collocarsi un pochino più lontano, come se fosse l'avanguardia del controllo del territorio, e quindi poi, per come è stata la demografia italiana, la storia, il movimento delle popolazioni verso le città in epoca molto successiva, ecco che questi toponimi legati a Fara sono quelli che si sono spopolati prima, perché meno legati
alla zona di esercizio del potere, per quanto in ambito rurale. Ecco quindi che la toponomastica ci dice dove sono arrivati i Longobardi, come si sono mischiati con la popolazione locale, come gestivano il loro territorio, boschi banditi, prati condivisi, ma anche come avanzavano nella longobardizzazione del territorio, quindi una Sala e una Fara, la presenza di nuclei armati, tutti gli arimanni. Capite chiaramente che la toponomastica, se confrontata con le discipline più legate alle scienze dure, quindi ad esempio con l'archeologia, che fa riferimento anche agli studi adesso, negli ultimi anni, biologici del DNA o l'archeobotanica, lo studio delle fonti letterarie, tutti questi elementi insieme ci possono dare dei quadri incredibilmente dettagliati, affascinanti ed evocativi della vita nei nostri territori. Se ci fermiamo solo alla toponomastica, rischiamo degli scivoloni molto grossi. Chiudo con un esempio: in alcuni trattati di toponomastica redatti in Italia, che fanno dei riferimenti ad esempio alla regione del Friuli, viene citato come i toponimi Inacco e Nicco possano essere di origine longobarda, quando la toponomastica friulana, invece, di studiosi locali, ha da sempre ricondotto gli Acco e gli Icco a una popolazione di lingua celtica precedente all'arrivo dei Romani e che poi in epoca romana mantiene questa impronta linguistica e quindi definisce il territorio di quel paese con un suffisso di origine celtica. Capite quindi che, tolto da un contesto specifico, il toponimo può essere mal interpretato se spalmato su un contesto generico. Bene, spero di avervi incuriosito, ci vediamo alla prossima e mandi!